Ciao a tutti e benvenuti nel mio video. Ho scelto di dipingere la locandina del film Blue Valentine con Ryan Gosling e Michelle Williams, che è un film di Derek Cianfrance, e l'ho scelto per lo studio dei colori che sono stati scelti per questa fotografia. Ho utilizzato l'immagine originale, una versione in bianco e nero per vedere i valori tonali e una versione con i colori alla massima saturazione. Questo permette ai pittori di vedere di quali tinte, di quali colori sono formate le ombre. In questo caso infatti possiamo notare che c'è un punto di viola vicino all'orecchio. Inoltre la composizione dell'immagine, se noi prendiamo il cerchio cromatico, possiamo vedere che il fotografo ha utilizzato questa triangolazione, cioè la relazione giallo, blu, rosso. Che cosa sono i valori tonali? Come spiegava James Gurney nel suo libro Color and Light, che vi lascio linkato sotto, questi sono i valori tonali, cioè una scala di 10 grigi diversi. E come possiamo vedere, il giallo alla massima saturazione corrisponde al terzo quadratino grigio, cioè se noi portiamo un'immagine con questo giallo alla massima saturazione in bianco e nero, otterremo un grigio numero 3. Il rosso invece, che si credeva fosse un colore molto brillante, in realtà corrisponde a un grigio medio, come potete vedere da questa scala. Inoltre il blu invece può corrispondere a un grigio numero 8. Una cosa importante è studiare i valori tonali proprio per comprendere esattamente la tinta corretta da utilizzare. Io suggerisco spesso ai miei allievi di fare questo esercizio, l'esercizio dell'arancia, sopra colori, sotto in bianco e nero. Se noi poi fotografiamo questa immagine e la portiamo tutta in bianco e nero, le due arance devono risultare uguali. Se ombre e luci risultano uguali, allora siamo riusciti a cogliere i giusti valori tonali. Prendiamo il nostro dipinto. Il dipinto non deve essere una copia della fotografia, perché la fotografia esiste già. Il mio consiglio è di utilizzare magari un foglio bucato e osservare le tinte isolate rispetto al contesto. Quindi osservare la tinta e riprodurla sulla tavolozza utilizzando proprio questo sistema. Per lo studio dei visi io consiglio di fare molti disegni che ci permettano di studiare i volti degli attori e le loro espressioni ed emozioni, in quanto, essendo questo un dipinto, quindi non una copia di una foto già esistente, ma un qualcosa che contiene un'anima, è necessario che quando studiamo, in questo caso io sto studiando Ryan Gosling, possiamo vedere che nella mia ricerca non c'è solo la ricerca del suo viso, ma anche l'emozione che c'è nel personaggio, che lui ha dato al personaggio, e la recitazione. Perché? Perché ciò che un attore ci comunica attraverso la sua recitazione giunge al nostro occhio, passa per il cuore e poi giunge alla mano che dipinge.
Quindi il risultato sarà un risultato che nasce da loro, dalla loro recitazione, dalla loro interpretazione del personaggio e le loro emozioni, qualcosa che giunge a noi e che poi sulla carta diventa un'unità tra ciò che noi abbiamo provato e ciò che loro ci hanno comunicato. Facciamo un momento di analisi dell'immagine. Il fondo blu. Ho scelto un cartoncino 300 grammi tonalizzato di colore blu, poiché il blu rappresenta il futuro dei personaggi. La stanza blu del film rappresenta il momento in cui cercano di ricostruire la loro relazione. Se voi osservate con attenzione, abbiamo che il viso di Ryan Gosling ha gli occhi chiusi, è completamente assorto, il suo personaggio è immerso nelle emozioni, mentre invece il viso di Michelle, come possiamo vedere, oltre che sono due incarnati diversi, quindi è importante diversificare gli incarnati a seconda del colore della tinta corretta. Gli occhi di Michelle invece sono aperti. A questo proposito vorrei ricordarvi la locandina del film Eyes Wide Shut di Kubrick, in quanto lì vediamo i due personaggi, di nuovo uno con gli occhi chiusi, mentre lei ha gli occhi aperti, non solo, guarda verso di noi. Il suo personaggio, cioè, vede qualcosa che l'altro personaggio non coglie e ce lo comunica. Una cosa analoga la possiamo trovare nella Madonna Litta attribuita a Leonardo e alla sua cerchia di allievi. Nella Madonna Litta il bambino Gesù guarda noi, mentre la Madonna è completamente assorta e si dedica a lui. Cioè questa comunicazione con chi vede l'immagine è molto molto importante. Un'altra cosa che dobbiamo osservare è il rimbalzo delle luci. Possiamo vedere il primo esempio di rimbalzo delle luci proprio da Leonardo da Vinci. Nella Belle Ferronnière abbiamo una cosa analoga a quella che vediamo qui. Il rosso del vestito riflette la sua luce, il suo colore rimbalza e troviamo quindi il rosso sul collo e sulla guancia. Per questo dipinto ho utilizzato la terra d'ombra bruciata, il creme sidalizzarina permanente, un giallo di Napoli monopigmento, il bianco di titanio e il giallo di Napoli chiaro. Non solo, ho utilizzato anche il blu di Ossazina, che appunto ci permette di avere questi toni di viola all'interno delle ombre. Il blu di Ossazina è formato da blu oltremare e un pigmento viola. È molto difficile lavorare su un fondo tonalizzato in quanto dobbiamo riuscire a rendere le tinte senza che il nostro occhio si inganni dalla presenza dello sfondo. In ogni caso, quello che è rappresentato davanti è colorato come è nel film, è un insieme di colori perché qui loro si stanno innamorando. Il loro futuro invece è questo blu che isola i personaggi e ci fa capire la difficoltà nelle loro relazioni. Io vi consiglio di non solo vedere questo film ma analizzarlo, perché è un film di psicologia che è molto bello e è necessario comunque, quando si guarda un film, studiarlo. I pittori sono sia attori, perché dobbiamo
studiare la recitazione, sentirla e riprodurla aggiungendo qualcosa di nostro, sia siamo costumisti, registi e fotografi. Quindi molto importante è lo studio della teoria del colore, di cui vi farò altri video su questo canale. Ora porto avanti un pochino i capelli di Michelle, i quali, come potrete vedere, per poter fare le luci e le ombre sarà necessario combattere proprio con questo sfondo che comunque non viene cancellato, si deve comunque intravedere perché ha un ruolo importante, ma allo stesso tempo dobbiamo rispettare i valori tonali, cioè mentre lavoriamo il consiglio che do sempre alle mie allieve è di prendere il cellulare, fare una fotografia del proprio lavoro in itinere e poi portarlo in bianco e nero, continuando a vedere l'immagine a colori e in bianco e nero, a colori e in bianco e nero, riusciamo a cogliere i giusti valori tonali. Andiamo ora a dipingere i capelli, per i quali utilizzerò appunto il giallo di Napoli chiaro. La luce proviene da questo angolo, quindi avremo maggior luce qui in alto. E dobbiamo dare volume alla figura. Perché la figura abbia un effetto tridimensionale, dobbiamo pensare la pittura esattamente come se fosse la scultura. Dobbiamo tirare fuori con le luci e le ombre la volumetria di questi capelli. Via via che il lavoro andrà avanti, poiché abbiamo i suoi capelli anche qui in basso, vedrete che dovremo sempre un pochino ricorreggere i valori tonali, poiché l'immagine intera viene influenzata. Il nostro occhio tende ad ingannarsi, a vedere non i colori isolati, ma sempre all'interno di un contesto. Per questo il mio consiglio è osservare, passare anche una buona mezz'ora nell'osservazione dell'immagine per capire i colori e riprodurli esattamente. Il bianco non lo utilizzo se non per fare i cosiddetti accenti. Già vedete che il giallo di Napoli chiaro ci permette di dare ai capelli una volumetria. E la terra d'ombra ci permette di vedere le massime ombre. Il capello, così come qualunque parte della pelle o comunque della mano, hanno volumetria. Sempre. E questa volumetria deve essere sentita, osservata, studiata e riprodotta. Nel momento in cui ho dipinto i capelli biondi di Michelle, ho dovuto aggiungere dei punti di luce, come in questo caso ve lo evidenzio anche sul viso di Ryan, in quanto già la loro presenza influisce con il resto della composizione come prima non era possibile vedere. Adesso scelgo di mettere un punto di bianco, ma solo ed esclusivamente in alto dove cade la luce, e questo punto di bianco
si mescolerà delicatamente con il colore ancora fresco di fondo. Stiamo utilizzando ovviamente i colori ad olio e, come potete vedere, si crea la volumetria. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Ryan, Michelle, siete bravissimi, vi vogliamo bene. Ciao a tutti, vi aspetto.